Oggi parliamo dei famigerati inverter ibridi. Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. Oggi parliamo di inverter ibridi. Non sono degli esseri mitologici metà pannelli, metà inverter, non vi preoccupate. E se state pensando a un principio tipo quello delle macchine ibride, anche quello lì vi manda abbastanza fuori strada. Gli inverter ibridi, come vengono definiti secondo me in modo non troppo corretto, perché appunto il nome lascia spazio a interpretazioni che c'entrano veramente poco, sono gli inverter con integrato un sistema di gestione dell'accumulo. Cosa vuol dire? Quando si va ad aggiungere un sistema di accumulo a un impianto fotovoltaico esistente, non si fa altro che collegare le batterie, quindi l'accumulo, il gestore dell'accumulo, all'inverter esistente oppure direttamente alla rete in alternata. Gli inverter ibridi integrano tutto in uno, sia l'inverter, quindi di conversione dal fotovoltaico alla rete in alternata, e il gestore del sistema di accumulo, cioè quello che dice al sistema di accumulo quando caricarsi, quando scaricarsi e quando escludersi. Gli inverter più recenti stanno andando in questa direzione, ci sono già molti modelli di inverter che integrano al loro interno questo gestore dell'accumulo e che hanno un ingresso dedicato appunto alle batterie per appunto ovviare alla necessità di avere due apparecchi separati. Pro di questa scelta è che appunto si ha un solo apparecchio a cui collegare tutto il sistema. Il contro di questo tipo di scelta per assurdo è lo stesso. Pensiamo un attimo se si rompe l'inverter. Se si rompe l'inverter, nel caso in cui abbiamo inverter e gestore della carica, bisogna sostituire semplicemente l'inverter. Se si guasta invece la parte inverter di un inverter ibrido, bisogna sostituire l'intero corpo, quindi sicuramente avrà un costo un po' più alto. Come viene collegato il fotovoltaico, l'accumulo e la rete in un inverter ibrido è presto detto. Sappiamo che l'inverter viene collegato alla corrente alternata da una parte e ai moduli fotovoltaici che producono energia in corrente continua, quindi l'inverter è il punto di confine tra continua e alternata. A questo punto, dove viene collegato l'accumulo se usiamo un inverter ibrido? In quasi tutti i casi sul lato corrente continua. Perché? Perché l'accumulo, come una qualsiasi batteria, viene caricato in corrente continua e quindi collegarlo alla corrente alternata vorrebbe dire fare una doppia conversione tra carica e scarica e quindi il doppio delle perdite di conversione. Quindi avendo la produzione già in continua, l'accumulo viene collegato direttamente sul lato continua e si evita appunto questo doppio passaggio. A questo punto la domanda sorge spontanea: ma tutti i sistemi di accumulo sono collegati alla continua e nessuno all'alternata? E che differenze ci sono? Partendo dalla prima domanda, non tutti i sistemi di accumulo sono collegati alla corrente continua. Ce ne sono anche altri, tra cui anche il Tesla Powerwall 2, che possono essere collegati anche sull'alternata. Io sinceramente sconsiglio questo tipo di soluzione per due motivi. Uno è quello che vi dicevo prima, perché collegare un accumulo, una batteria alla corrente alternata vuol dire che il fotovoltaico produce, l'inverter trasforma da corrente continua a corrente in alternata. Quando l'accumulo si carica deve riconvertire da alternata a continua e caricarsi quindi con la perdita della conversione da alternata a continua, e nel momento in cui eroga energia la batteria dovrebbe riconvertire di nuovo da continua ad alternata e perdere ancora qualche punto percentuale, qualche decimo di punto percentuale, avrebbe comunque delle altre perdite di conversione. In questo caso infatti ci sarebbero tre conversioni diverse: da fotovoltaico ad alternata, da alternata a batteria e la batteria ad alternata. Mi sembra un po' troppo sinceramente. Collegare l'accumulo a corrente continua evita due di questi tre passaggi e quindi si fanno presto i conti. Altro contro della scelta di collegare l'accumulo alla corrente alternata è di tipo burocratico. Nelle pratiche di connessione di impianti di produzione, il valore della corrente richiesta in immissione sul punto di consegna viene calcolato in modi diversi quando si ha un sistema di accumulo. Se si ha il sistema di accumulo sul lato continua, quindi prima dell'inverter, la potenza nominale dell'impianto è pari alla minore tra
la somma delle potenze di generazione e di accumulo e la potenza nominale dell'inverter. Quindi se io ho un fotovoltaico da 3 kW, un accumulo che eroga istantaneamente 1 kW e l'inverter da 3, la potenza nominale del mio impianto di produzione sarà 3 kW. Se invece per esempio ho un inverter sempre da 3 kW ma il fotovoltaico è da 1 kW e l'accumulo può erogare istantaneamente 1 kW anche lui, in questo caso la minore tra le due potenze è la potenza di generazione più di accumulo, quindi la potenza nominale dell'impianto di produzione sarà 2 kW e rimane comunque con l'accumulo sulla continua il limite dell'inverter, quindi la potenza disponibile in emissione da richiedere al gestore di rete, quindi sulla base della quale verrà fatta tutta la pratica di connessione, non sarà mai superiore alla potenza nominale dell'inverter. Invece se collego l'accumulo sull'alternata, la normativa di connessione mi dice che la potenza nominale del sistema di produzione equivale alla somma della potenza nominale dell'impianto fotovoltaico più quella nominale dell'accumulo. Capite quindi che c'è una grossa differenza. Torniamo all'esempio di prima: impianto fotovoltaico da 3 kW, accumulo da 1 kW, inverter da 3. Con la soluzione dell'accumulo sulla continua avevamo detto che la potenza nominale dell'impianto sarebbe stata 3 kW. Scegliendo di collegare l'accumulo sull'alternata, la potenza nominale sarà 3, quindi la potenza nominale dell'inverter, più 1, la potenza nominale dell'accumulo, e quindi solo per aver cambiato il punto di connessione dell'accumulo passiamo da una domanda di connessione per impianto da 3 kW a una da 4, il che potrebbe portare in casi sfortunati magari a passare da una pratica di connessione in iter semplificato col modello unico a una in iter ordinario, e questi comunque sono costi, tempi aggiuntivi che magari uno non si aspettava. Quindi ricapitolando, intanto se avete il dubbio su prevedere o meno l'accumulo nel vostro impianto fotovoltaico vi consiglio di andare a guardare uno dei miei vecchi video. Se invece avete deciso già di installare l'accumulo, personalmente vi consiglio appunto di collegarlo sul lato corrente continua, e se siete in dubbio se prendere un inverter ibrido o un inverter più un sistema di gestione della carica, quella è più una questione filosofica che altro. Insomma, se uno vuole avere la tranquillità di poter sostituire uno e l'altro indipendentemente, sceglie il sistema di gestione separato dall'inverter. Oppure se uno ha il dubbio di aver pensato a un sistema di accumulo con una capacità di erogazione istantanea più bassa di quella che potrebbe servirgli e magari appunto si riserva la possibilità in un futuro di sostituire semplicemente il gestore di carica con uno che supporti una potenza istantanea più alta, allora ha senso comprarli separati. Se invece volete la comodità di avere tutto in un solo apparecchio, pur comunque comprendendo il rischio che se si rompe una delle due parti si rimane senza entrambi, o nel momento della sostituzione o nel momento della riparazione, se questo non vi turba potete scegliere l'inverter ibrido, che potrebbe avere anche un'efficienza un po' più alta, perché magari un gestore di carica di una marca con uno di un'altra c'è un po' di incompatibilità, oppure nel gestore dell'inverter potrebbe esserci delle perdite, dei problemi, un cavo collegato male. Con l'inverter ibrido tutte queste problematiche, tutti questi pensieri si risolvono, perché è tutto in quella scatola lì. Se siete di questa filosofia potete tranquillamente comprare un inverter ibrido. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, cosa scegliereste voi, se mi sono dimenticato di elencare un pro o un contro di una delle due possibilità, o se avete inventato l'inverter ibrido metà inverter e metà pannello. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un like e di condividerlo con i vostri amici. Se volete continuare a seguirmi e non siete ancora iscritti, ricordatevi di cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella per poter ricevere le notifiche quando escono i nuovi video. Noi ci vediamo questo weekend per parlare ancora di qualità del fotovoltaico. Anzi, scusate, adesso che mi ricordo, se siete installatori e volete aderire all'archivio di installatori di qualità, vi lascio il link in descrizione, come anche il modulo di contatto per i clienti finali. Noi ci vediamo nel prossimo video, un saluto da andreapiccinelli.net.